con Kevin Brooks. Hi. Hi. Innanzitutto ti chiediamo di descriverti in 4 parole. We'd like to ask you to describe yourself in 4 words. Small, worried, okay, not okay. Piccolo, preoccupato, ok, non ok. Ok. E quindi lei è uno scrittore e nel video di presentazione dice di aver però svolto molti altri lavori e ha fatto anche tante altre esperienze. Ma che cosa lo ha portato proprio a scegliere questa carriera, questa ambizione? What brought you to writing, to choosing this career in writing? Because in the video they saw you describe doing other things and other jobs as well. Well, when I was doing those other things, other jobs, it was purely to make some money to live on, because I wasn't making money from writing books. I don't think I really chose to be a writer. I think it was always part of me, really. And I always wrote from, as far as I can remember, just writing anything at all. And I didn't write it for anybody else. I didn't show it to anybody else. It's just for mine. And it's just kind of stayed with me all the time, and kind of grew into other things. And I kind of think that, it's what I'm supposed to be, and it's very, very nice to be able to sort of spend your life doing something you love doing, and that you want to keep doing as well. Ma quando facevo altre cose, altri lavori, era perché non guadagnavo dalla scrittura, avevo bisogno di vivere, quindi era un modo per guadagnare abbastanza per vivere. In realtà non ho scelto la carriera dello scrittore, ho sempre voluto fare lo scrittore, ho sempre sentito di essere uno scrittore. E quando finalmente ci sono riuscito, ho iniziato a scrivere regolarmente, mi sono accorta che è molto bello poter fare quello per cui senti di essere qui, no? Che è giusto per te. E quando hai cominciato a scrivere erano più tue cose personali, dei pensieri, oppure cosa sentivi, oppure erano proprio già storie formate? So you said, you wrote a lot, you wrote all the time. When you started writing, what kind of things did you write? She asked, were you putting on paper your thoughts, small ideas, or were they proper stories, complete stories already? I think for a long time it was just not even. I mean, yes, I'd write down what I was thinking, but only sort of in a kind of simplified way. And I know I wasn't sort of writing anything in a kind of structured way. I didn't start writing short stories until I was quite old as well. But before that, it was all kind of broken up sort of writing, really. Which is why when I finally came to writing novels, I knew a lot about writing, but I had to learn how to write a novel, because it's not just writing. You have to sort of learn how to structure and the pace of things. Ma allora all'inizio in realtà quando ho iniziato erano in effetti cose piuttosto spezzettate, cioè una scrittura fratturata quasi, la descritta, non codificata, non strutturata appunto. Poi ho cominciato a scrivere racconti, ma in ogni caso anche le cose brevi hanno delle caratteristiche diverse indipendenti dalla scrittura di romanzi. Nei romanzi devi sapere, no? come programmare tutto, come mettere su tutto. Ma è stato bello imparare, insomma, ci ho messo un po'. But I did write a lot of poetry, whether it was sort of it would be described as poetry by anybody else, I'm not sure, but it had something behind it, and then it was just kind of me trying and practicing to transfer kind of what's up here or in your heart into words, and I spent quite a long time doing that. It's really helped me in my career. I also did write a lot of short stories, which I really enjoyed.
but they're not really the same as novels. They're a different structure, and also it's very hard to make a living from writing short stories. Sorry, bene. Ho scritto anche parecchia poesia, non so se qualcun altro la chiamerebbe poesia, per me lo era. Era un modo per mettere sulla pagina ciò che avevo nel cuore e nella testa. E mi ha aiutato anche a iniziare la mia carriera di scrittore. All'inizio, come dicevo prima, ho scritto dei racconti, ma da una parte non è facile riuscire a farli pubblicare e dall'altra non è facile riuscire a guadagnare scrivendo solo racconti. Quindi la struttura diversa del romanzo mi ha aiutato. E i suoi romanzi quindi sono anche, appunto, come ha detto lei, un modo per tirare fuori i propri pensieri, le proprie emozioni, ma è anche rivolto agli adolescenti, agli adulti, a tutti. Quando dici rivolto intendi scrive per? Sì. Okay. You mentioned before that you're writing your novels in particular, a way to put your thoughts and what you have in your heart on paper. She's asking, when you do that, are you doing it for which kinds of readers? For grown-ups, for kids, for no one else in particular? I don't actually. I mean, I didn't. In the first place, I didn't set out to write for young adults. In realtà non sono partito con l'idea di scrivere per young adult. I didn't even know there was such a thing as a young adult. All I was doing was I was trying to find out what kind of novels I wanted to write, what I was good at, and I happened to start writing a novel about a young boy, and I found it very easy. It came to me very naturally. Non sapevo neanche che c'erano i romanzi per young adult, no? Quindi ho cominciato a scrivere e mi è venuto naturale scrivere con un protagonista molto giovane, un ragazzino. I've forgotten the question. The What was question the is, original question? no, the question was about who are you writing Yes, for? yeah. I don't have a reader in mind when I'm writing, and that's the same for writing for adults and for young people and younger children. Personally, I just think that would be not dangerous, but sort of wrong way to go, because it would mean, I'm writing stuff which I think a certain group of people will like, and I have no way of knowing that. And I really believe strongly in kind of honesty and truth in writing. And at first, I'm kind of writing for just two things. I'm writing for myself, because I have to like it and be proud of it. But I'm also kind of writing for the story. I know what the story is kind of almost already there, and it's my job to sort of get that story, put it down on paper, as well as I can. So I'm writing for the story. Ma non scrivo per un certo tipo di lettore, okay? Adulti, ragazzi, piuttosto che non ho in mente nessuno di specifico, anche perché penso che sarebbe abbastanza pericoloso se fosse così, perché vorrebbe dire cercare di scrivere per quelli che penso essere i desideri o i gusti di qualcuno che non sono io, e io non posso sapere che cosa loro vogliono, che cosa gli piace, insomma, che cosa vorrebbero leggere. Quindi cerco di scrivere per me stesso, perché mi sembra la cosa più onesta da fare. Per quanto mi riguarda, scrivere ha molto a che fare con l'onestà e con la sincerità. Anche perché scrivo per me stesso e poi aggiunto per la storia, perché è come se la storia fosse in qualche modo già formata e aspettasse di essere messa su carta nel modo più onesto possibile. E adesso l'ultima domanda. Quando pensi al tema di quest'anno, quindi all'aria, cosa ti viene in mente? The theme for this year's edition of Scrittorincittà is aria, which means air. Mm-hmm. And she's asking, if you think of air, what comes to mind to you? I was thinking of that earlier on, actually. And there are two things that came to me immediately. One of them is, I don't know what it means, but I've been working on a sort of a book for about 20 years now, which is kind of a big book, which I'll hopefully eventually get published. And there's a bit in the book which kind of it kind of defines it in a way. It's only
the book is called My Only Mickey Finn. Now, Mickey Finn in kind of American ease or American gangster sort of talk. Mickey Finn is just a drink that you put a drug in and it knocks a person out, which used to happen sort of, you know, in Raymond Chandler novels and things like that. And in this book I'm talking to you about is the kind of the main character. He starts thinking that he's been something's been slipped into his drink because he's feeling kind of all weird and stuff. But at the end of kind of thinking about it, he says, the only Mickey Finn he's ever taken is that very first lungful of air. But when you're born and you take that sort of first breath of air, he's calling that his Mickey Finn, which kind of sums up his point of view of his life, at least. Does that make sense? It does. Parlando di aria, ci stavo pensando proprio prima, guarda, ci riflettevo prima perché c'è un libro a cui sto lavorando da circa 20 anni, che prima o poi spero anche di pubblicare, un librone, che si intitola My Only Making Thing, che ha poi spiegato cos'è questo making thing. Probabilmente sto imbarbarendo il termine, scusate, andrò a cercare post intervista, che è un termine preciso che identifica quei cocktail in cui metti la droga per drogare qualcuno, no? per far svenire qualcuno, il genere di elemento che puoi trovare all'interno di un romanzo di Raymond Chandler, per intenderci, di un giallo classico. E in questo libro uno dei suoi personaggi a un certo punto ha la sensazione di poter essere stato drogato, si domanda se è così perché si sente un po' sconnesso dalla realtà e ha una riflessione. Questa riflessione è che l'unico vero making thing, l'unica vera droga di fatto che ha mai preso e la più potente è quel primo respiro d'aria alla nascita, perché come deve essere, diceva lui, no? La prima volta che respiri ecco, ha quella potenza che pensa quando pensa all'aria. And the second thing is, it's not particularly profound or deep or anything, but it always strikes me as being really weird. Like, we're all sitting here, and the air's here, we can't see it. But the air's got to be full of all these, you know, whatever, radio waves, microwaves, and they're just everywhere, all around us. And they're like vital to what we do, but we can't see them. And I find that really weird. E un'altra riflessione che volevo condividere è che quando pensa all'aria pensa a tutto quello che la riempie, cioè a quelle cose che non possiamo vedere, ma no? quelle onde che fanno parte ormai del nostro vivere quotidiano, che vanno da le comunicazioni cellulari piuttosto che tutto quello che passa attraverso l'aria, no? È strano pensare che facciano parte della nostra quotidianità oggi. Thank you very much. Thank you. Grazie a voi. Grazie a voi. Thank you. Grazie. Thank you very much.